Mi ha chiamato tappezzeria. Ha detto che mi confondevo con lo sfondo mentre il suo partner creativo la faceva sentire viva. Ho sentito ogni parola stando a 3 metri di distanza. Quella notte non ho litigato, non ho urlato. Ho solo iniziato a pianificare. All'alba, mi sarei cancellato completamente dalla sua vita. Senza avvisi, senza addii. Mi chiamo Caleb Mitchell. Ho 41 anni e lavoro come progettista di ingegneria da 17 anni. Ho costruito la mia carriera sulla precisione, sul misurare 2 volte e tagliare una sola. Sul capire che ogni trave, ogni angolo, ogni calcolo conta. Quello che non avevo calcolato era come un matrimonio potesse crollare pur sembrando perfettamente solido dall'esterno. Era un martedì sera di ottobre quando tutto è cambiato. Sono tornato a casa prima dal cantiere. Un ritardo nelle forniture aveva spostato l'ispezione al giorno dopo. La casa era silenziosa, a parte il basso mormorio della voce di Amber che filtrava dall'ufficio domestico. Lo aveva trasformato nel suo studio fotografico, la sua tana per la creazione di contenuti. Non stavo spiando. Ero solo fermo nel corridoio, la giacca a metà tolta, quando ho sentito ridere. Non la risatina educata che mi riservava ormai, ma quella vera, quella che non sentivo da forse 2 anni. Freelance, smettila, ha detto, la voce calda e giocosa. Sei impossibile. Mi sono bloccato. Freelance Drummond, il direttore artistico di quell'agenzia pubblicitaria in centro. Il tipo per cui lei faceva lavori fotografici freelance da 8 mesi. Quello che nominava forse un po' troppo spesso durante le cene in cui parlava davvero. Sto parlando sul serio, però, ha continuato Amber. Ho sentito i vecchi assi del pavimento scricchiolare mentre camminava. Caleb è come un mobile, capisci? È lì, solido, affidabile, ma dopo un po' non lo noti più. Si confonde con lo sfondo. La mano si è stretta intorno alle chiavi del mio camion. Ma tu, ha proseguito, la voce più bassa, intima, mi fai sentire che non sono solo una casalinga che fa la fotografa, che sono davvero qualcuno. Avrei dovuto entrare in quel momento. Avrei dovuto affrontarla, chiedere spiegazioni, farla guardare negli occhi mentre mi spiegava perché l'uomo che aveva pagato la sua attrezzatura fotografica, le luci dello studio e i suoi viaggi ai workshop era diventato un mobile. Invece sono uscito piano dalla porta d'ingresso, camminando all'indietro. Sono salito sul camion, seduto nel vialetto per 20 minuti, fissando il volante, le chiavi ancora in mano. Quando sono rientrato, Amber era in cucina, telefono giù, sorriso casuale. Ehi, amore, ha detto, senza nemmeno alzare lo sguardo dal laptop dove stava modificando le foto. Non ti ho sentito entrare. Com'è andato il lavoro? Bene, ho risposto. Come sempre, ha annuito, già tornata a regolare l'esposizione di uno scatto di un murale in centro. Bene. Ordino Thai per cena. Va bene. Certo. I mobili non si lamentano. I mobili non fanno onde. I mobili stanno lì, solidi e affidabili. Esattamente dove li hai lasciati. Quella notte sono rimasto sveglio accanto a lei, ascoltando il suo respiro, sentendo la distanza tra noi, anche se le sue spalle quasi toccavano le mie. E ho iniziato a pianificare. La mattina dopo mi sono svegliato alle 5:30, come sempre. Amber dormiva ancora, con la faccia sepolta nel cuscino, un braccio steso nello spazio dove ero stato io. L'ho guardata per un attimo, cercando di ricordare quando avevo smesso di essere suo marito e avevo iniziato a essere il suo mobile. Mi sono vestito in silenzio, saltato la colazione e sono andato in ufficio presto. Ma non pensavo al lavoro. Pensavo a freelance, a come la voce di Amber era cambiata quando aveva pronunciato il suo nome. A quanto tempo fosse andata avanti sotto il mio naso. Alla scrivania ho aperto un browser in modalità privata e ho fatto qualcosa che non avevo mai fatto prima. Ho effettuato l'accesso al nostro conto bancario congiunto dal mio laptop personale, bypassando il gestore di password condiviso che usavamo sempre. Ho iniziato a scorrere le transazioni degli ultimi 6 mesi. Ecco, 14 settembre,
Caruso Steakhouse, $247. Amber mi aveva detto che quella sera era un evento di networking fotografico. Io lavoravo fino a tardi sul progetto Anderson, non ero tornato a casa prima di mezzanotte. Ho continuato a scorrere. 23 agosto, Riverside, una notte in camera, $312. Aveva detto che stava facendo un servizio fotografico al tramonto a 2 ore a nord, che guidare al buio sarebbe stato pericoloso, che avrebbe dormito in un motel economico, il Riverside, che però economico non era. La mascella si è serrata. Ho aperto l'estratto conto della sua carta di credito, quello che pensava non controllassi mai perché le avevo affidato le spese di lavoro. 17 luglio, Victoria's Secret, $193. Non indossava nulla di nuovo a letto da mesi. Almeno, non per me. 9 giugno, consegna di vino, selezione premium, $85. Avevamo mezza cassa che prendeva polvere in cucina. Con chi condivideva il vino? Mi sono appoggiato allo schienale della sedia fissando lo schermo. Le prove non erano solo lì. Erano ovunque. Ero stato troppo comodo, troppo fiducioso, troppo come quel mobile affidabile che lei aveva descritto per guardare davvero. Il telefono ha vibrato. Messaggio di Amber, corro a un incontro con un cliente in centro. Non torno tardi. Ti amo. Ti amo. 2 parole digitate per abitudine, non per sentimento. Non ho risposto. Ho aperto un nuovo documento e ho iniziato a fare una lista. Conti bancari, titoli di proprietà, polizze assicurative, fondi pensione, ogni singolo bene che avevamo costruito insieme in 15 anni di matrimonio. Tutto ciò che portava il mio nome. Poi ho chiamato il mio avvocato. O meglio, non il mio, ma quello di mio padre, Robert Carver, un uomo che aveva gestito l'eredità di mio padre quando è morto 3 anni fa. Un uomo di cui mi fidavo, che capiva la discrezione. Caleb, ha detto Robert quando ha risposto, la voce calda e sorpresa. È passato un po' di tempo. Tutto bene. Devo parlarti di alcuni documenti legali, ho detto, abbassando la voce anche se ero solo in ufficio. Pianificazione patrimoniale, trasferimenti di beni, cose del genere. Silenzio. Robert fa diritto di famiglia da 30 anni. Sapeva esattamente cosa significava. Quando puoi venire? Ha chiesto. Oggi, a pranzo. Ci siamo incontrati in un diner a 3 isolati dal suo ufficio. Ho portato tutte le stampe, estratti conto, ricevute di carte di credito, atti di proprietà. Robert le ha stese sul tavolo, espressione neutra ma occhi acuti. Da quanto va avanti? Ha chiesto piano. Non lo so, ho ammesso. Mesi, forse. Forse di più. E vuoi proteggerti? Voglio sparire, ho detto. Le parole sono uscite più dure di quanto pensassi. Legalmente, finanziariamente, completamente. Robert mi ha guardato sopra gli occhiali da lettura. Non è facile, Caleb. Soprattutto se sei sposato. Lo so, ho detto. Ma so anche che se la affronto ora, diventa una guerra. Avvocati, battaglie per la custodia dei beni, anni di lotte. Non voglio questo. Cosa vuoi? Mi sono spostato in avanti. Voglio darle tutto. La casa, le macchine, i conti, tutto. E poi voglio andarmene così pulito che non saprà nemmeno che sono sparito finché non sarà troppo tardi per fermarmi. Robert è rimasto in silenzio a lungo. Poi ha annuito lentamente. Questo posso farlo. Robert ha lavorato in fretta, più veloce di quanto immaginassi. In 4 giorni aveva tutto pronto. Atti di rinuncia rapida, autorizzazioni per il trasferimento dei conti, cambi di beneficiari sulle assicurazioni sulla vita, persino i titoli delle auto intestati solo a nome di Amber. Capisci cosa stai facendo? Ha detto Robert durante il nostro secondo incontro, spingendomi i documenti sul tavolo. Le stai dando tutto. Solo la casa vale 400.000.
Il tuo fondo pensione, altri 120. Se ne va con più di $500.000 di beni, e tu te ne vai con niente, solo il tuo camion e i contanti che puoi portare. Capisco, ho detto. Sei sicuro? Ho pensato a come Amber mi aveva guardato quella mattina davanti al caffè. Non con disprezzo, non con rabbia, solo con il vuoto. Come se fossi una sedia che non notava più da anni. Sono sicuro. Mi ha passato una penna. Ho firmato ogni documento, li ho datati, li ho fatti autenticare lì in ufficio. Robert li ha messi in una busta manila e me l'ha consegnata. Questi si archiviano il giorno dopo che te ne sarai andato, ha detto. Non prima. Se lei lo scopre prima, può bloccare i trasferimenti. Devi sparire prima che sappia cosa sta succedendo. Lo farò. Quella notte sono tornato a casa e ho trovato la casa vuota. Amber aveva lasciato un biglietto sul bancone della cucina. Cena con clienti. Non aspettarmi. Clienti, certo. Sono salito in camera da letto. Ho preso una borsa da viaggio dallo scaffale più alto dell'armadio e ho iniziato a fare la valigia. Poco. Vestiti per una settimana, articoli da toeletta, l'orologio di mio nonno, l'album fotografico del servizio militare di mio padre, l'unica cosa in questa casa che davvero contava per me. Ho lasciato tutto il resto, le foto di nozze sul comò, l'attrezzatura da campeggio che non usavamo da 5 anni, la macchina del caffè che le avevo comprato per il compleanno perché diceva che quella vecchia era troppo lenta. Che se la tenga tutta. Che affoghi nella casa che abbiamo costruito insieme mentre io ricomincio da capo altrove. Non avrebbe mai pensato a cercare lì. Alle 4 del mattino ho fatto un ultimo giro per la casa. Ho controllato ogni cassetto, ogni armadio, assicurandomi di non lasciare nulla che potesse rintracciare dove stavo andando. Poi mi sono fermato in cucina, ho fissato il freezer a lungo, l'ho aperto, ho preso il sacchetto di piselli surgelati che avevamo lì da mesi, quello che Amber aveva usato quando si era slogata la caviglia la scorsa primavera. Togliersi la fede nuziale, lasciarla cadere nella busta, seppellirla in profondità sotto le verdure, poi rimettere la busta nel congelatore e chiudere la porta. Prima o poi l'avrebbe trovata, o forse no. In ogni caso, ormai non importava più. Uscire verso il mio camion alle 5:48 del mattino. Il cielo stava appena cominciando a schiarirsi. Quel grigio pallido prima dell'alba. Nessun avviso, nessun addio. All'alba mi ero cancellato dalla sua vita. Avevo lasciato tutto indietro. Accesi il motore, uscii dal vialetto, senza voltarmi mai, nemmeno una volta. Quando Amber si svegliò 3 ore dopo, la casa sarebbe stata silenziosa. Il mio lato del letto freddo, il mio camion acceso, e lei non avrebbe avuto idea che l'uomo che chiamava arredamento se ne fosse appena andato per sempre. Amber si svegliò con la luce del sole che filtrava dalla finestra della camera e, per abitudine, allungò la mano oltre il letto. La sua mano trovò lenzuola fredde, spazio vuoto. Sbatté gli occhi assonnata. Caleb di solito si alzava presto, ma lasciava sempre la macchina del caffè accesa. La casa era silenziosa. Nessun ronzio dalla cucina, nessun rumore di doccia, niente. Si sedette, controllò il telefono. Le 8:30, tardi per lei, ma era stata sveglia fino a mezzanotte a modificare le foto del servizio di ieri con freelance. Caleb, chiamò. Nessuna risposta. Si alzò, indossò un accappatoio, scese di corsa. La cucina era intatta. Nessun caffè, nessun piatto nel lavandino. Gli stivali da lavoro non c'erano più vicino alla porta. Probabilmente era uscito presto per un sopralluogo. Pensava che lo facesse a volte quando dovevano versare il cemento. Fece il caffè da sola, controllò il telefono. Nessun messaggio da lui. Insolito. Caleb mandava sempre un messaggio: sto uscendo presto, arrivo tardi. Ti amo. Piccoli check-in che lei aveva smesso di leggere mesi prima. Aprì Instagram, scorse i commenti all'ultimo post. Una delle sue fotografie,
Un paesaggio urbano cupo scattato con freelance nel quartiere dei magazzini. 300 like già. Non male. Fu solo quando salì a prendere la macchina fotografica che notò. L'armadio, dalla sua parte, vuoto, non disordinato, non svaligiato, solo vuoto. Le sue camicie appese sparite. I pantaloni da lavoro spariti. La mensola dove teneva gli stivali e i vecchi cappellini da baseball svuotata. Il cuore cominciò a batterle più forte. Aprì di scatto i cassetti della sua cassettiera. Niente, solo legno nudo e quel leggero odore dei blocchetti di cedro che teneva sempre lì. Che diavolo, sussurrò. Corse giù, controllò il garage, la sua cassetta degli attrezzi era ancora lì. Il banco da lavoro anche, ma il camion sparito, la giacca sparita. Chiamò il suo telefono, andò subito alla segreteria, richiamò. Stessa cosa. Rimase in mezzo al garage, respirando affannosamente, cercando di capire. La gente non se ne va così. Non Caleb. Caleb era stabile, affidabile, prevedibile fino all'eccesso. Rientrò in casa, cominciò a perlustrare sistematicamente. Il suo ufficio svuotato. L'archivio dove teneva i documenti importanti vuoto. Anche il cassetto del disordine in cucina era stato sistemato, come se qualcuno avesse preso solo ciò che serviva. Fu allora che il panico cominciò a farsi strada. Prese il portatile, si collegò al conto bancario comune. Il saldo era ancora lì, tutto. Ma quando cliccò sui dettagli, c'era solo il suo nome. Quello di Caleb era stato rimosso. Passò al mutuo. Stessa cosa, solo il suo nome, titoli delle auto, assicurazioni, utenze, tutto trasferito a lei. Tutto, casa, veicoli, conti. Le aveva dato tutto e sparito. Le mani tremavano mentre componeva di nuovo il suo numero. Segreteria. Caleb, che diavolo sta succedendo? Disse, la voce che si alzava. Dove sei? Richiamami subito. Riattaccò, fissò il telefono. Poi chiamò freelance. Ehi, bella. Lui rispose, voce calda e rilassata. Ti manco già. Freelance, devi venire qui, disse, la voce tesa. C'è qualcosa che non va. Caleb è sparito. Sparito? Cosa intendi? Intendo sparito. Le sue cose, il camion, tutto. È semplicemente sparito. Ci fu una pausa dall'altra parte. Sei seria? Sì, sono seria. Puoi venire o no? Sto arrivando. Riattaccò, andò alla finestra della cucina, guardò il vialetto vuoto, cercò di ricordare l'ultima cosa che Caleb le aveva detto. Non riuscì. Amber denunciò la scomparsa al terzo giorno. Non perché fosse davvero preoccupata per me, ma perché freelance glielo aveva consigliato davanti a un caffè quella mattina. Fa una buona impressione se la gente comincia a fare domande, disse, seduto sul nostro divano con la mia tazza preferita in mano. Chiami la polizia, fai la denuncia, fai tutto quello che una moglie preoccupata dovrebbe fare. Copri le tue spalle. Lei annuì, già provando cosa avrebbe detto, le lacrime che avrebbe versato, la confusione che avrebbe recitato. La polizia arrivò quel pomeriggio. 2 agenti, uno più anziano con capelli grigi e occhi stanchi, l'altro più giovane che continuava a guardare Amber come se la riconoscesse da qualche parte, probabilmente Instagram. Aveva 43.000 follower. Signora Mitchell, disse l'agente più anziano, tirando fuori un taccuino. Quando ha visto suo marito l'ultima volta? 3 giorni fa, rispose Amber, con voce misurata. Sono andata a letto verso mezzanotte. Lui dormiva già. La mattina dopo mi sono svegliata e lui non c'era più. Tutti i suoi vestiti, il camion, tutto. Avete litigato recentemente? Problemi finanziari? Comportamenti strani? No. Mentì con disinvoltura. Tutto era normale. Abbiamo cenato insieme 2 sere prima, guardato un film, sembrava tutto a posto.
Non capisco cosa sia successo. L'agente più giovane fece un giro per la casa, controllò le stanze, aprì gli armadi. Tornò scuotendo la testa. Nessun segno di lotta o effrazione. Signora, sembra che abbia fatto la valigia e se ne sia andato di sua spontanea volontà. Ma perché lo farebbe? Chiese Amber, lasciando che la voce si incrinasse appena. Eravamo felici. Non ha senso. L'agente più anziano scambiò uno sguardo con il collega. Abbiamo visto casi simili, troppe volte. Signora Mitchell, capita a volte, disse con gentilezza, che uomini se ne vadano così. Crisi di mezza età, stress da lavoro, depressione, si nascondono. A volte tornano dopo qualche giorno, a volte no. Ma senza prove di reato, non possiamo fare molto legalmente. Ma non cercherete lui. Faremo la denuncia, controlleremo gli ospedali, passeremo i suoi dati nei nostri archivi. Ma signora, se un adulto vuole sparire e non c'è un crimine, non possiamo costringerlo a tornare. Se ne sono andati. Amber rimase sulla soglia a guardare la volante allontanarsi, sentendo per la prima volta un vero terrore stringerle il petto. Alla seconda settimana aveva cominciato a postare sui social. All'inizio con cautela, una foto in bianco e nero del nostro giorno di nozze con la didascalia. Mi manchi più di quanto le parole possano dire. Per favore torna a casa sano e salvo. Emoji triste. Mani in preghiera. Cuore. I commenti arrivarono in fretta. Oh mio Dio. Spero stia bene. Mando preghiere a entrambi. Resistete, ragazza. Poi qualcuno cominciò a scavare. Un detective del web con troppo tempo libero trovò le foto che aveva postato con Freelance negli ultimi 6 mesi. Gli incontri con i clienti che sembravano sospettosamente cene romantiche. Le collaborazioni creative nei wine bar. I post sponsorizzati in cui taggava Freelance con cuoricini e battute interne. Un commento la colpì nel profondo. Forse ti sei stancata di fare da sfondo mentre giocavi a fare la fotografa con il tuo toy boy. Solo un'idea. Amber lo cancellò subito, ma altri arrivarono più veloci di quanto potesse rimuoverli. Notate come in queste foto non sembri davvero triste. È tutta una recita. Tuo marito sparisce e tu fai un servizio fotografico su questo. Tutto questo urla coscienza sporca. Disabilitò i commenti, rese il profilo privato, ma il danno era fatto. I follower cominciarono a calare. 50 al giorno all'inizio, poi centinaia. Il pubblico che aveva costruito in 3 anni evaporò in 2 settimane. I contratti con i brand sparirono da un giorno all'altro. La compagnia di tappetini da yoga mandò una mail fredda: abbiamo deciso di prendere una direzione diversa. La partnership per la cura della pelle finì senza spiegazioni, solo una lettera di cessazione. I clienti di fotografia cominciarono a cancellare. Andiamo con qualcun altro. Problemi di budget. Cambi di programma. Freelance smise di venire spesso. Non rispondeva più rapidamente alle sue chiamate. Quando finalmente lo affrontò una sera in cucina, lui a malapena alzò lo sguardo dal telefono. Tesoro, è troppo, disse con noncuranza. Il marito scomparso, la polizia che fa domande, tutto questo dramma online. Non mi sono iscritto a questo casino. Tu hai detto che mi amavi. Amber ribatté, la disperazione che si insinuava nella voce. Ho detto che mi piaceva passare del tempo con te. Freelance la corresse, finalmente incontrando i suoi occhi. Erano freddi, calcolatori. C'è differenza. E ora essere associato a te fa male al mio brand. Lo guardò. Quindi è finita. Dopo tutto. Penso che ci serva spazio finché non passa tutto, disse, già dirigendosi verso la porta. Capisci, vero? Se ne andò senza baciarla, senza nemmeno voltarsi. Amber rimase sola in quella casa che ora sembrava enorme e soffocante. Il silenzio le premeva nelle orecchie come acqua profonda. Alla terza settimana la solitudine aveva sviluppato denti. Si svegliava alle 3 del mattino, allungava la mano per abitudine,
trovando solo lenzuola fredde. Preparava il caffè per due, poi fissava la seconda tazza prima di buttarla giù nel lavandino. Apparecchiava la tavola per cena e si rendeva conto a metà pasto di essere completamente sola. Un pomeriggio, disperata di trovare qualcosa che anestetizzasse il dolore, aprì il congelatore in cerca di gelato. Fu allora che vide la busta di piselli surgelati. Quella della scorsa primavera, quando si era slogata la caviglia e io le avevo tenuto il ghiaccio contro il gonfiore mentre si lamentava di aver perso un servizio fotografico. La tirò fuori. Sembrava più pesante di quanto avrebbe dovuto. In qualche modo sbagliata. Confusa, strappò la busta sopra il lavandino. La mia fede nuziale cadde e colpì il piano con un suono metallico che echeggiò nella cucina silenziosa. La raccolse con mani tremanti, fissando l'anello d'oro come se fosse una prova di un crimine. L'incisione all'interno era ancora visibile, per sempre inizia oggi. Lui sapeva. Aveva saputo tutto di Freelance, delle sue bugie, di tutto. E se n'era andato in silenzio. Aveva lasciato l'anello come una dichiarazione finale. L'aveva lasciata con tutto tranne che con se stesso. Le lacrime arrivarono allora, vere per la prima volta. Singhiozzi brutti e strozzati che rimbombavano nelle stanze vuote e venivano inghiottiti dal silenzio. Ma io ero già a 3 stati di distanza a costruire qualcosa di nuovo, e non sentii cadere nemmeno una lacrima. Finì che arrivai in Montana, nella contea di Flathead per la precisione. Un posto così lontano dalla vita che avevo lasciato che sembrava quasi un altro pianeta. Il Veterans Shelter Project era stato il sogno di mio padre molto prima che diventasse il mio. Ne parlava costantemente nei mesi prima di morire. Questa visione di costruire un luogo dove uomini che avevano servito il loro paese e poi erano caduti nel dimenticatoio potessero rialzarsi con dignità e uno scopo. Aveva iniziato un fondo per questo da più di 5 anni. Aveva risparmiato $20.000 dalla sua pensione, $1 alla volta, con cura. Me li aveva lasciati tutti nel testamento con una semplice richiesta scritta con la sua calligrafia tremolante: finisci quello che ho iniziato, figlio. Da loro una seconda possibilità. Avrei voluto poter dare di più ai miei fratelli. Avevo tenuto quei soldi fermi per 3 anni. Troppo sepolto nel mio matrimonio comodo e nella mia routine sicura per fare qualcosa di significativo con essi. Troppo comodo a fare da arredamento invece di costruire qualcosa che contasse davvero. Ora, in piedi davanti a una struttura a metà costruzione con legname impilato alto e l'odore di segatura fresca che riempiva l'aria di montagna, finalmente capivo cosa aveva cercato di dirmi per tutto quel tempo. Il responsabile del cantiere era un uomo di nome Hank Stone, 60enne con la pelle segnata dal tempo e occhi acuti che non perdevano nulla. Ex Army Ranger con un vistoso zoppicare dovuto a una bomba IED a Kandahar che aveva ucciso 3 del suo plotone e gli aveva lasciato una barra di titanio nella gamba sinistra. Mi scrutò quando arrivai un martedì mattina, il mio camion coperto di polvere di strada e carico di tutto ciò che possedevo. Sei perso, chiese Hank, non senza gentilezza. No, signore, risposi, guardandolo dritto negli occhi. Cerco il progetto del rifugio. Ho sentito che potreste aver bisogno di aiuto per costruirlo. Sai usare un martello? Sono un ingegnere strutturale, dissi. So leggere i progetti e assicurarmi che le cose non cadano. Il resto lo imparo in fretta. Hank mi studiò a lungo. Quegli occhi che avevano visto troppo mi misuravano completamente. Poi annui una volta. Abbastanza bene. Hai un posto dove stare? Non ancora. C'è una roulotte dietro. Non è stata usata da circa 1 anno. Va pulita e probabilmente puzza di topi, ma ha riscaldamento e acqua corrente. Se ci aiuti a costruire questa cosa, puoi restare lì senza pagare l'affitto. Riceviamo consegne di cibo 2 volte al giorno dal camion dei pasti. Ti va bene? Gli strinsi la mano. La sua presa era di ferro nonostante l'età. Perfetto. La prima settimana fu dura in modi che non avevo previsto. Il mio corpo non era più abituato al lavoro fisico.
Avevo passato 17 anni dietro a una scrivania a calcolare carichi e rivedere progetti. Sollevare travi pesanti, trasportare pannelli di carton gesso, scavare buche per i pali in un terreno semigelato del Montana era un'altra cosa. Le mani si erano riempite di vesciche già al secondo giorno. La schiena urlava di dolore al terzo. Ogni sera crollavo in quella roulotte ammuffita, troppo esausto per pensare, troppo stanco per sognare, e mi svegliavo prima dell'alba per ricominciare tutto da capo. Ma era lavoro onesto. Vero. Quel tipo di lavoro in cui puoi vedere progressi tangibili alla fine di ogni singolo giorno. Un muro che non c'era al mattino. Una trave del tetto fissata saldamente contro il vento. Una fondazione livellata e precisa. Gli altri volontari erano un gruppo misto. Per lo più veterani, uomini che avevano vissuto esattamente dove stavano andando i futuri residenti. Uomini che capivano intimamente cosa significasse perdere tutto e aver disperatamente bisogno che qualcuno tendesse una mano per rialzarsi, non per elemosinare. Uno di loro era un uomo di nome Gus Merrick, ex marine con un'intensità silenziosa che comandava rispetto senza chiederlo. Prima Delta Force, anche se non parlava di quegli anni, e il suo fascicolo di servizio era per lo più oscurato. Era tornato da 3 missioni, non riusciva ad adattarsi alla vita civile. Aveva passato 5 anni vagando tra ospedali, va e rifugi prima che un programma in Oregon gli ridonasse struttura e scopo. Ora restituiva il favore, un colpo di martello alla volta. Gus si sedette accanto a me durante la pausa pranzo alla fine della mia seconda settimana, porgendomi un panino avvolto nella carta. «Stai scappando da qualcosa», disse. Non è una domanda, è un'affermazione di fatto osservata. Non risposi subito. Semplicemente srotolai il panino e presi un morso. Tacchino e formaggio svizzero. Semplice e buono. Va bene, continuò Gus, accomodandosi sulla pila di legname come se ci conoscessimo da anni. Metà degli uomini qui sta scappando da qualcosa. Matrimoni falliti, decisioni sbagliate, ricordi che non mollano. Il trucco non è fermarsi o scappare. È capire se stai scappando da qualcosa o correndo verso qualcosa. C'è una vera differenza tra le due. Qual è la differenza? Chiesi piano. Gus guardò le montagne che si estendevano all'infinito in ogni direzione, lo scheletro dell'edificio che si stagliava contro il grande cielo. Scappando, guardi ancora ogni giorno alle tue spalle. Lasci che quello che hai lasciato dietro definisca dove stai andando. Correndo verso qualcosa, stai costruendo qualcosa di nuovo con un vero scopo. Creando invece di fuggire. Stai costruendo qualcosa di nuovo qui, Caleb. Feci una pausa, posai con cura il panino, guardai la struttura che cresceva intorno a noi, i muri che presto avrebbero ospitato persone che ne avevano disperatamente bisogno. Sì, dissi, con ogni parola. Credo di sì. Gus annui lentamente, soddisfatto. Bene. Perché il mondo ha già abbastanza uomini rotti che vagano persi. Quello che serve davvero sono uomini che sanno come ricostruire. Come prendere ciò che è frantumato e renderlo di nuovo forte. Quella sera, seduto sui gradini della roulotte, guardavo il sole tramontare sulle montagne in strisce d'arancio e viola profondo. Il mio telefono, il cellulare usa e getta che avevo comprato in una stazione di servizio in Idaho, era accanto a me. Aveva esattamente 3 contatti salvati. Robert Carver, l'avvocato, i servizi di emergenza. Nient'altro. Nessun messaggio, nessuna chiamata persa, nessun account social, nessun legame con la vita da cui mi ero metodicamente cancellato. Solo silenzio, pulito, chiaro, onesto silenzio che non mi chiedeva nulla se non di essere presente. E per la prima volta in più anni di quanti potessi contare, sentii di poter finalmente respirare a fondo. Come se i miei polmoni ricevessero finalmente l'ossigeno di cui erano stati privati. Le montagne non si curavano di chi fossi stato. Il lavoro non giudicava il mio passato. Gli uomini lì non facevano domande a cui non servivano risposte. Ero solo Caleb, un tipo con un martello e uno scopo, e questo bastava. Passarono 3 anni come acqua tra le dita.
3 anni di segature e sudore, di muri alzati e tetti fissati, di uomini che ritrovavano il loro equilibrio in un mondo che li aveva dimenticati. Cambiai in modi che Amber non avrebbe riconosciuto. Le mie mani erano ora callose, segnate dal lavoro onesto. Le spalle più larghe per aver sollevato travi. Il viso più magro, che fosse per il vento e il sole del Montana. Avevo una barba curata, lasciavo che l'argento apparisse alle tempie senza combatterlo. Il rifugio era finito, operativo, 24 letti occupati da veterani che avevano ottenuto la loro seconda possibilità, proprio come aveva sognato mio padre. Ero rimasto come assistente del responsabile, aiutando Hank a coordinare forniture e manutenzione. Non era un lavoro glamour, ma contava. Ogni mattina mi svegliavo sapendo di far parte di qualcosa più grande di me. Un martedì pomeriggio arrivò un fotografo, un ragazzo giovane con attrezzatura costosa, che disse di lavorare per una rivista regionale di outdoor, facendo un servizio su progetti di ricostruzione comunitaria in tutto il Montana. «Posso fare qualche scatto della squadra al lavoro?» chiese a Hank. Hank scrollò le spalle. «Finché non ti metti in mezzo». Stavo trasportando legname recuperato con un altro volontario quando il fotografo iniziò a scattare. Non ci feci caso. Continuai a lavorare, concentrato sul compito. 2 mesi dopo, Gus si avvicinò a me durante la pausa pranzo con una rivista in mano. «Hai visto questo?» chiese, aprendola a una pagina segnata. Ero lì, a metà sollevamento, legno sulla spalla, socchiudevo gli occhi contro il sole. La foto era spontanea, non posata, vera. La didascalia diceva: volontari trasportano legno recuperato durante la ristrutturazione del Veterans Shelter della contea di Flathead. Nessun nome, nessuna identificazione, solo un uomo che fa un lavoro onesto. Bene, dissi, restituendogliela. Gus mi studiò. Hai paura che qualcuno ti riconosca? No, dissi, e lo pensavo davvero. L'uomo in quella foto non è lo stesso che se n'è andato. Lasciateli guardare. Non troveranno chi stanno cercando. Quello che non sapevo era che, a 3 stati di distanza, in una libreria di Boulder, Colorado, Amber stava per sfogliare proprio quella stessa rivista mentre aspettava che passasse un temporale. Intanto, nella casa che un tempo era nostra, Amber aveva ricostruito una versione della sua vita. Non quella che desiderava, ma quella che si era guadagnata con le sue scelte. I follower non erano mai tornati. Gli accordi con i brand erano spariti. Aveva dovuto trovare un lavoro normale in uno studio fotografico, montando il lavoro degli altri per $12 l'ora. La casa era troppo grande, troppo costosa, troppo piena di fantasmi. Aveva provato a frequentare qualcuno. Freelance se n'era andato in California senza voltarsi indietro. Altri uomini erano venuti e andati, ma nessuno era rimasto. Sentivano tutti qualcosa di rotto in lei che non riusciva a nascondere. Quel martedì in particolare, si era rifugiata in una libreria per scappare dalla pioggia. Per abitudine si era diretta verso la sezione delle riviste. Aveva preso in mano una pubblicazione di outdoor che normalmente non avrebbe mai letto. Sfogliava pagine di baite in mezzo alla natura e sentieri escursionistici. Stava per rimetterla a posto quando vide la foto. Terza pagina, mezza doppia, con volontari a un progetto per un rifugio. Il respiro le si fermò. L'uomo nella foto aveva la barba, agente alle tempie. Vestiti diversi. Postura diversa. Ma quegli occhi li conosceva. Sapeva come teneva le spalle. Lo conosceva nelle ossa. Caleb. La rivista le scivolò dalle dita, le pagine si sparsero sul pavimento di piastrelle. Un commesso le chiese se stava bene. Non rispose. Fissò la foto come se potesse dissolversi se distoglieva lo sguardo. Era vivo. Non solo vivo, ma bene, a costruire qualcosa, a contribuire. La foto mostrava forza, scopo, pace, tutto ciò che lei non gli aveva mai lasciato spazio di essere. Raccolse le pagine con mani tremanti, comprò la rivista, guidò verso casa in silenzio. Quella notte,
seduta al tavolo della cucina sotto una luce dura, studiò ogni dettaglio della fotografia. Sullo sfondo c'erano montagne. La didascalia menzionava la contea di Flathead, Montana. Era andato in Montana. Per la prima volta in 3 anni, Amber prese una decisione che non riguardava la sopravvivenza o la gestione dell'immagine. Doveva solo trovarlo, non riportarlo indietro, non chiedergli scusa, anche se gliele doveva e molto, ma vedere con i propri occhi cosa era diventato senza il suo peso a trascinarlo giù. Prenotò un volo per venerdì. Amber arrivò nella contea di Flathead un venerdì pomeriggio, noleggiò un'auto all'aeroporto, guidò per strade di montagna che non aveva mai visto, seguendo le indicazioni per il rifugio per veterani menzionato nell'articolo. Aveva provato 100 volte cosa dire durante il volo, scuse, spiegazioni, giustificazioni per essere arrivata fin lì. Nessuna suonava giusta nella sua testa. Il rifugio si trovava alla fine di una strada sterrata, circondato da pini e montagne. Era più grande di quanto si aspettasse. Ben costruito, solido, il tipo di struttura che trasmette cura e precisione in ogni trave e chiodo. Parcheggiò dall'altra parte della strada e aspettò. Vide i volontari andare e venire. Vide uomini lavorare a un ampliamento dell'edificio principale. Le mani le stringevano il volante così forte che le nocche divennero bianche. Poi lo vide. Caleb uscì dall'edificio principale, portando il legname sulla spalla come se non pesasse nulla. Era cambiato così tanto che quasi faceva male guardarlo. La barba era nuova, striata d'argento. Le spalle più larghe, le braccia muscolose dal lavoro. Si muoveva con una sicurezza che non aveva mai visto in lui prima, come se finalmente fosse diventato se stesso. Indossava stivali da lavoro e una camicia di flanella, jeans sbiaditi con vera terra sopra, non i vestiti accuratamente stirati che portava in ufficio, non l'uomo che misurava la sua vita in fogli di calcolo e calcoli strutturali. Questo era qualcuno di nuovo, qualcuno intero. La mano di Amber tremò mentre apriva la portiera dell'auto. Aveva aspettato 3 ore, ma ora che il momento era arrivato, il coraggio quasi le mancò. Scese sulla ghiaia. Il rumore degli stivali sulle pietre sembrava incredibilmente forte. Caleb alzò lo sguardo, la vide per un lungo istante. Nessuno dei due si mosse, rimasero lì, a 50 piedi di distanza sulla terra del Montana. 3 anni di silenzio sospesi tra loro come fumo. Poi Caleb posò con cura il legname, si asciugò le mani sui jeans e si avvicinò a lei. Non veloce, non lento, solo costante, come era sempre stato. Solo che ora quella costanza veniva dalla forza, non dall'abitudine. Si fermò a circa 10 piedi. Abbastanza vicino per parlare. Abbastanza lontano per mantenere la distanza. Amber, disse. Anche la sua voce era diversa. Più profonda, più calma, come se avesse trovato qualcosa di solido al centro di sé. Caleb. La sua voce uscì appena un sussurro. Ho visto la tua foto su una rivista. Dovevo vedere se eri davvero tu. Sono io, disse semplicemente. La guardò davvero, e vide ciò che la foto aveva solo accennato. Quest'uomo non aveva bisogno di lei, non aveva bisogno di nulla da lei. Aveva costruito una vita senza di lei, e gli stava meglio di quanto fosse mai stato il loro matrimonio. Mi dispiace, disse, le parole che le cadevano di bocca. Per tutto. Per freelance, per averti trattato come se non importassi. Per non aver visto ciò che avevo finché non è stato perso. Caleb rimase in silenzio un momento. Non arrabbiato, non ferito, solo pensieroso. Apprezzo che tu lo dica, disse infine. Davvero. Ma Amber, non sono venuto qui ad aspettare le tue scuse. Sono venuto qui a costruire qualcosa che conta. E l'ho fatto. Lo so, disse lei, con le lacrime che cominciavano a scendere. Lo vedo. Sei felice, vero? Sembri davvero aver trovato il posto a cui appartieni. L'ho trovato, confermò Caleb. Ho dovuto perdere tutto per capire cosa contasse davvero. Non era la casa, né il lavoro, né il matrimonio.
Era lo scopo, la dignità, costruire qualcosa con le mie mani che aiuti le persone. Amber si asciugò gli occhi. Mi odi. Caleb ci pensò. Davvero ci pensò. No, disse onestamente. Non ti odio. Odiare significherebbe che hai ancora potere sulla mia vita. Non ce l'hai. Sei solo qualcuno che conoscevo. Qualcuno che mi ha insegnato cosa non volevo essere. Fece più male di qualsiasi rabbia. Peggio di urla o accuse. L'assenza totale di emozione. La sua definitiva conclusione. C'è qualche possibilità? Iniziò lei. No, disse Caleb, non con durezza, ma con fermezza. Non c'è nessuna possibilità. Quella versione di me è morta 3 anni fa. L'uomo che sta qui ora non appartiene al tuo mondo. E, francamente, non voglio farne parte. Mi piace la mia vita. Mi piace chi sono. Non tornerò a essere un mobile. Amber annui, accettando ciò che in fondo aveva sempre saputo. Cosa dovrei fare? Torna a casa, disse Caleb. Costruisci qualcosa di vero. Smetti di recitare per le telecamere e vivi davvero. Trova qualcuno che ti veda, non il numero dei tuoi follower. Sii migliore di prima. Lei si voltò per andarsene, poi si fermò e guardò ancora una volta indietro. Spero che tu trovi ciò che cerchi, Amber. Davvero. Solo capisci che non è qui. Non è mai stato qui. Poi tornò al suo lavoro, raccolse il legname e scomparve nell'edificio. Amber rimase sola sulla strada di ghiaia, guardando il rifugio che era diventato la sua casa, e finalmente capì cosa aveva buttato via. Riprese la macchina, guidò fino all'aeroporto, prenotò il primo volo per tornare a casa e, da qualche parte sopra il Colorado, guardando tra nuvole e cielo, prese una decisione. Avrebbe cancellato il suo Instagram, trovato un lavoro vero, smesso di inseguire la convalida degli sconosciuti, forse, solo forse, imparato a vedersi come qualcosa di più di un contenuto. Era troppo tardi per lei e Caleb. Quella storia era finita. Ma la sua storia, la sua vera storia, forse stava appena cominciando. 8 mesi dopo la visita di Amber, incontrai Sarah Crawford a un orientamento per volontari del rifugio. Era lì a rappresentare un'organizzazione locale che offriva formazione professionale ai veterani che tornavano alla vita civile. Aveva occhi gentili e una forza silenziosa che mi ricordava le montagne. Nessuna finzione, nessuna recita, solo una presenza autentica. Cominciammo a parlare davanti a un caffè durante una pausa. Mi raccontò del marito defunto, un pompiere morto 4 anni prima mentre interveniva su un incendio boschivo, di come crescesse da sola i loro 2 figli, di come avesse trovato uno scopo aiutando gli altri, anche portando il suo dolore. Non parli molto del tuo passato, osservò durante il nostro terzo incontro per un caffè, che aveva smesso di essere solo lavoro e stava diventando altro. Non c'è molto di cui parlare, dissi. Quella persona non esiste più. Annui, come se capisse perfettamente. Lo capisco. A volte devi bruciare la vecchia versione per fare spazio a chi devi diventare. Andammo piano. Niente fretta. Niente grandi dichiarazioni. Solo 2 persone che avevano attraversato il fuoco e imparavano a fidarsi di nuovo del calore. I suoi figli, Emma e Jack, erano cauti all'inizio, mi mettevano alla prova, per vedere se ero reale o solo un'altra persona che se ne sarebbe andata. Non forzai nulla, mi limitai a esserci. Aiutavo con i compiti. Sistemavo il lavandino che perdeva in cucina. Insegnavo a Jack come cambiare una gomma. Ascoltavo Emma parlare dei suoi progetti artistici. 6 mesi dopo, Emma mi chiese direttamente: ti sposerai con la nostra mamma? Guardai Sara, che mi osservava dalla porta della cucina con un'espressione che non riuscivo a decifrare. Non lo so, dissi a Emma, onestamente, ma so che non me ne andrò. Che la tua mamma voglia sposarmi o no, io resto. Puoi contarci. Sara sorrise. Quello fu il momento in cui capii. Ci sposammo un sabato mattina di ottobre, nel rifugio che mio padre aveva sognato di costruire. Cerimonia piccola.
Hank celebrò. Gus fu il mio testimone. Emma e Jack stavano con la madre. Entrambi sorridenti. Niente fotografo, niente social, niente recite per un pubblico che non contava. Solo noi. Solo reale. Dopo la cerimonia, lavorammo tutti insieme alla nuova espansione. Anche Emma e Jack hanno aiutato a dipingere, sporcandosi più loro che le pareti, ma ridendo tutto il tempo. Quella sera, seduto sulla nostra veranda con Sara accanto, la sua mano nella mia, ho pensato all'uomo che ero stato. Quello che aveva accettato di essere invisibile, che credeva che la stabilità significasse sparire sullo sfondo. A cosa pensi? Ha chiesto Sara piano. Solo che a volte perdere tutto è l'unico modo per trovare ciò che conta davvero, ho detto. Lei ha stretto la mia mano. Sono felice che tu l'abbia trovato. Anch'io. Da qualche parte, a 3 stati di distanza, Amber aveva cancellato i suoi account social e aveva iniziato a lavorare come fotografa scolastica. Niente di glamour, niente di virale, ma un lavoro onesto che faceva sorridere i bambini. Aveva mandato una cartolina quando aveva saputo del mio matrimonio tramite conoscenti comuni che vivevano ancora nella nostra vecchia città. Solo 3 parole dentro: sono felice per te. Le ho creduto. Speravo trovasse la sua versione di questo pezzo. Ma quello era il suo cammino ora. Il mio era qui, in questo momento, con questa donna, questi bambini e questa vita che avevo costruito con le mie mani segnate. Il passato era sparito. Il futuro incerto. Ma adesso, in questo momento, ero esattamente dove dovevo essere. Per anni, dopo essere scomparso dalla vita di Amber, sono rimasto nel cortile della casa che Sara e io avevamo comprato insieme, guardando Emma esercitarsi per il discorso di ammissione al college mentre Jack lanciava una palla da baseball contro la recinzione con un ritmo che solo un quindicenne poteva mantenere. La casa non era grande. 1500 piedi quadrati ai margini della città, con vista sulle montagne, ma era nostra. Ogni chiodo, ogni pennellata, ogni ricordo costruito dentro quelle mura. Sara è uscita sulla veranda portando 2 bicchieri di limonata, i capelli raccolti, indossando una delle mie vecchie camicie di flanella sopra i jeans. Mi ha passato un bicchiere e si è appoggiata alla ringhiera accanto a me. Emma è nervosa per l'intervista, ha detto piano. Andrà benissimo, l'ho rassicurata. Ha la tua forza e la tua stabilità, ha aggiunto Sara, stringendomi il braccio. Il rifugio si era ampliato ancora. 24 letti erano diventati 40. Avevamo aggiunto un centro di formazione professionale, una clinica per la salute mentale e una bottega di falegnameria dove i veterani potevano imparare un mestiere mentre ricostruivano la loro vita. I $20.000 di mio padre erano cresciuti in qualcosa che lui non avrebbe mai potuto immaginare. Hank si era ritirato l'anno scorso, passando a me la direzione. All'inizio ero terrorizzato, ma Gus mi aveva ricordato qualcosa di importante. Sai già come guidare. Aveva detto, lo fai con l'esempio da 4 anni. Ora hai solo un titolo che lo conferma. Il mese scorso abbiamo dato il via a un progetto che pianificavo da 2 anni. Un edificio residenziale per veterani anziani che avevano bisogno di più cure di quante il rifugio potesse offrire. 16 unità con personale medico a tempo pieno e spazi comuni pensati per dignità e comunità. Lo stavamo intitolando a mio padre. Il Daniel Mitchell Veterans Care Center. Il telefono ha vibrato. Un messaggio da Robert Carver, il mio avvocato. Quello che mi aveva aiutato a sparire tutti quegli anni fa. Ha sentito del nuovo centro. Tuo padre sarebbe fiero. Anzi, io sono fiero. Hai costruito qualcosa che conta. Caleb, ho sorriso e ho messo via il telefono. Buone notizie, ha chiesto Sara. Solo qualcuno che mi ricorda quanto sono arrivato lontano, ho risposto. Quella sera, dopo cena, Emma mi ha preso da parte. Posso chiederti una cosa personale? Sempre. Ti sei mai pentito? Di aver lasciato la tua vecchia vita così com'era? Ho riflettuto. Davvero considerato. Ho pensato all'uomo che ero stato.
Il marito invisibile. L'arredamento che Amber aveva smesso di vedere. No, ho detto onestamente. Non per un secondo. Quella vita mi stava uccidendo lentamente. Andarmene mi ha salvato. Mi ha permesso di essere qui. Con tua mamma. Con te e Jack. Con un lavoro che conta davvero. Lo rifarei esattamente allo stesso modo. Emma ha annuito, soddisfatta. Bene, perché siamo davvero felici che tu sia rimasta. Mi ha abbracciato in fretta, poi è tornata ai compiti. Più tardi quella notte, sdraiato a letto con la testa di Sara sul mio petto, guardavo il soffitto e pensavo al viaggio che mi aveva portato fin qui. Da qualche parte là fuori, Amber stava costruendo la sua versione di redenzione. Avevo sentito da vecchi contatti che stava frequentando qualcuno, un insegnante, un tipo tranquillo che la faceva ridere. Speravo fosse reale questa volta. Speravo imparasse quello che io avevo dovuto imparare a fatica. Che essere visti non significa essere perfetti o recitare una parte. Significa essere genuini, presentarsi per quello che si è e fidarsi che questo basti. Stai pensando troppo ad alta voce, ha sussurrato Sara assonnata. Scusa, ho detto, baciandole la fronte. E se fossi solo grato? Ho detto, per le seconde possibilità, per aver trovato uno scopo vero, per te. Ha sorriso contro il mio petto. Siamo i fortunati. Aveva ragione. Avevo lasciato tutto quello che credevo per trovare me stesso. Casa, matrimonio, carriera, identità. E perdendo tutto questo, avevo trovato qualcosa di infinitamente più prezioso. Avevo trovato me stesso. Le montagne fuori dalla nostra finestra stavano lì, silenziose e forti, come ogni notte negli ultimi 4 anni. Testimoni costanti e immutabili dell'uomo che ero diventato. Domani mi sarei svegliato presto, avrei aiutato Jack con i compiti di matematica prima della scuola, avrei baciato Sara prima di andare al rifugio, avrei passato la giornata a costruire qualcosa che contava insieme a uomini che capivano il valore delle seconde possibilità. Questa era la mia vita adesso. Non perfetta, non glamour, non il tipo che genera like o follower o momenti virali, ma era reale. Era mia. Era costruita su una base di dignità, scopo e lavoro onesto. E questo era più che sufficiente. Era tutto.